Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo la Stylus Trail. Finalmente l'ho già provata la scorsa volta, ma questo sarà un video molto più stress, diciamo uno stress test della bici, perché la scorsa volta non l'ho provata al massimo del suo potenziale in salita, e in questo percorso proverò ad andare più veloce e a sfruttarla tantissimo. Adesso sono in eco, quindi un po' di fatica la sto facendo. Poi provo a fare il percorso 7 gradi su in salita qua vicino al massimo e vediamo quanta batteria mi piglia. Prima di vedere lo stress test, sigla e poi vediamola più da vicino. Iniziamo subito ad elencare le caratteristiche tecniche di questa bici, per poi vedere il test che ho fatto per capire realmente le potenzialità e poi, dopo il test, vi dirò le mie impressioni. Iniziamo subito a parlare del telaio, che è in alluminio 60-61 con batteria integrata, batteria della Bosch da 500 Wh, motore centrale sempre Bosch Performance Line di terza generazione con una coppia di 65 Nm. Questo motore riesce a dare un'assistenza massima del 300%. Il display anch'esso è Bosch Purion con 4 modalità di assistenza: Eco, Tour, EMTB e Turbo. Il peso complessivo netto di questa bici senza pedali va dai 24,4 kg per la taglia S fino a 25,1 kg per la taglia XL. Abbiamo un'escursione di 130 mm sia all'anteriore che al posteriore, con sospensione posteriore KS a molla, misura 190x50, quindi si riesce anche eventualmente a sostituire se non vi piace, mentre la forcella è un RST con 130 mm di escursione e steli da 34, possibilità di bloccaggio ed è granitica. Troviamo una trasmissione monocorona. Per quanto riguarda la guarnitura abbiamo una chain flow da 32 denti, il deragliatore posteriore microshift 10 velocità, il comando del cambio sempre microshift, cassetta sempre microshift 10 velocità 1142 e la catena dedicata per le bike. Le ruote sono da 29 pollici con 32 raggi, si possono convertire in tubeless ready montando però i paranipli, perché questi cerchi ne sono sprovvisti. I copertoni sono molto belli, sono della Schwamble, marca che ancora non riesco a pronunciare, ma sono 29 x 2,25. I freni sono della Clarks modello M4 con 4 pistoncini sia all'anteriore che al posteriore. I dischi sono 180 sia all'anteriore che al posteriore. Il manubrio è largo 72 cm, quindi un po' stretto a mio parere, però poi vi parlerò dei possibili upgrade che si possono fare su questa bellissima bici. Manopole Shark Lock molto belle e morbide. Ora parliamo della sella, che è una Royal Vivo, ed anche del regisella, che è telescopico. Abbiamo un telescopico da 80 mm per la taglia M, da 100 mm per la taglia L e da 130 mm per la taglia XL. Pedali in resina classici. Gli accessori inclusi in questa bici sono ovviamente il caricabatterie e anche catarinfrangenti sulle ruote, luci, pedali e campanello. Il costo di questa bici è 2.999,99 euro. Adesso vediamo qua su questo pezzo bello ripidone, la metto in turbo e vediamo quanto riusciamo ad andare su e a che velocità. Bello croccante qua.
però stiamo andando su a 15 all'ora, quindi bene. Blocchiamo la forcella almeno. Bellissima. Le scarpe bene, hanno un bel grip sui pedali, si piantano bene, anche se i pedali originali della Stilus Trail non mi piacciono. Sicuramente potrebbe essere un upgrade che vorrei fare. Intanto una tacchetta è già andata adesso, e vi ripeto che sono comunque senza allenamento, quindi la sto sfruttando al massimo, sempre in turbo. Allora, la tacchetta di batteria quasi 16 di media, in 18 minuti 4 km 8 di distanza, golosi tra l'altro. Adesso ci becchiamo questa discesa. Molto bene, oggi non mi fanno male le mani rispetto alla scorsa volta, ho anche irrigidito un po' la forcella. Questo me lo ricordo. Per l'ST 500 V3 ho fatto fatica, va pochissimo. Molto bene. Freni promossi a strega. Guidabili un sacco. Pazzesco. Assurdo. Belli. Mi dissetto. Buono sto sapone. Bestia. Ci vola qua. Porca vacca. Bene, adesso andiamo su per i 7 gradi. Ho mangiato un'altra tacchetta, però bene. Adesso proviamo a fare Pianoro del Mottolone, Pianoro Nuovo Canguro, poi andiamo per Arquà e se ho un'altra tacchetta di batteria facciamo qualcos'altro. Vediamo. Spettacolo. Pazzesca sta sospensione. Mi piace un sacco, anche se non è ad aria. Spaziale. Si va ovunque con questa. Pazzesco. Pazzesco.
assurdo, così a caso. Se vuoi vai. Mamma mia, mamma mia, come sia su. Cioè, è pazzesca sta bici. Qualcuno andasse forte, non so, potrebbe fare di tutto. Pazzesca. Sbagliato. Golosa. Adesso passiamo per Arquà, vediamo se riesco a fare un'altra discesa. Ho 2 tacchette adesso, tutta la traccia che ovviamente troverete in descrizione, sia la prima volta che la seconda volta. Comunque questa seconda volta l'ho fatta tutta in turbo, non avendo allenamento ed avendo, diciamo, un po' le ore contate per via di altri impegni. Abbiamo passato il centro di Arquà, ma purtroppo non l'ho ripreso, mi sa. Adesso facciamo questa strada su e giù per poi arrivare di nuovo al pianoro nel Mottolone per vedere quanta batteria mi rimane e considerare se fare l'ultima salita con discesina da qualche parte, tanto per vedere quanto dislivello riesce a fare questa bici in sempre turbo perennemente, quindi un utilizzo molto elevato e con una persona di 90 kg sopra. 2 tacchette, 4 km di autonomia e mi manca praticamente questa parte qua che va su e dopo sono al pianoro, quindi spero che non mi lasci a piedi proprio mentre sono sull'ultima salita o proprio quando sarò sul trail in discesa dove ci sono scollinamenti e mi serve un po' di sprang. Allora sto salendo dove non sono mai salito, ma sono sceso solo la scorsa volta da qua, sperando di non aver fatto una cazzata, perché ho una tacchetta e 2 km di autonomia, però perseguo il mio sogno e la mia illusione che riesca ad accompagnarmi fino alla fine. Mi sono schivato la mega salitona, 2 km. Bene, ottimo. Vado sull'abbazia, dopo scendo per i rave. Vabbè, dai, via. Sentiero chiuso, deviazione. Bah, vabbè, anche perché la prima parte del sentiero era abbastanza bastardo in bici. Poi me lo ricordo. Siamo giusti? Mamma mia. Vediamo dove si vede. Mi metto le ruote perché è abbastanza bastardo. Ecco, molto bastardo. E le foglie. Stavo volando.
Allora, il test direi concluso. Abbiamo una tacchetta con 2 km di autonomia. Adesso andiamo in ufficio e traiamo le conclusioni. Allora, prima stavo testando la luce che vedremo nel prossimo video e in più vi stavo dicendo le mie impressioni sulla Stylus, però purtroppo non si sente niente. Insta360 ha un po' di problemi con il microfono nella versione One R, che sono stati risolti ovviamente con la versione nuova, quindi vi dirò le mie impressioni dallo studio. Allora, sicuramente una cosa che mi è piaciuta tantissimo sono le manopole, morbidissime e fanno un grip pazzesco con i guanti e anche senza. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo sono i copertoni super morbidi, un'aderenza pazzesca anche se erano troppo gonfi. Nell'ultima parte con tanti sassi grossi, purtroppo là non si poteva fare il miracolo, avrei dovuto sgonfiarle un po', però andavano bene così, e in più anche sgonfiandole quei sassoni là era inevitabile perdere aderenza. Mi sono piaciuti tantissimo i freni e le sospensioni, pur non essendo di un marchio blasonato tipo RockShox che possiamo trovare sulla Stylus AM, e in più non erano neanche ad aria, quindi una cosa molto valida. Dovreste testarle prima di fermarvi al marchio, perché mi sono trovato benissimo. Confrontando i tempi che ho fatto con la M negli stessi punti con la Stylus andavo più forte. Una nota di merito per questa bici assolutamente, considerando che ero senza allenamento e non andavo in discesa così da un bel po' di tempo. Quasi dimenticavo la batteria, una bomba. Se si riesce ad essere un po' parsimoniosi con l'utilizzo della batteria e non andate sempre in turbo come dei treni, come ho provato a fare io, sicuramente la batteria dura almeno 1200-1300 metri di dislivello, li fate. Considerate che pesando un sacco, non essendo allenato e avendola messa sempre in turbo, questa cosa qua l'ha penalizzata moltissimo. In più era freschetto, l'aria era fredda, quindi sicuramente potrebbe fare molto di più. Quindi parsimonia sulla batteria, si va praticamente ovunque. Le note dolenti sono principalmente 3, ma una pecca assoluta è il deragliatore. Il deragliatore non tende tanto la catena, la fa sbattere di continuo sul telaio, e questa cosa non mi è piaciuta affatto. Sicuramente un upgrade, il primo che farei è cambiare il deragliatore e il manettino per mettere qualcosa di più resistente, ma basterebbe anche un microshift advent 10 velocità col blocco, perché questo microshift non mi è piaciuto affatto. Le altre due cose sono proprio relative, ed è il manubrio da 72 cm che è un po' stretto secondo me, almeno un 76 fino ad arrivare a 80 sarebbe perfetto, ed i pedali. Sono usciti anche dei pedali nuovi in resina della Decathlon molto interessanti che potete vedere, oppure i pedali classici in alluminio con pin sostituibili sempre della Decathlon sono l'ideale. Ragazzi, spero di avervi detto tutto. Se avete qualsiasi domanda riguardante questa bici scrivetela nei commenti, risponderò il prima possibile. Ci vediamo nel prossimo video, che vi parlerò proprio della luce che stavamo guardando prima. Quindi non perdetevi il video e iscrivetevi al canale.